Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta piccole aziende o organizzazioni nel fare decisioni statisticamente più rigorose, ma anche individui a farsi fregare di meno. Oggi ti parlo di una cosa che senti ciclicamente in Italia, ossia il ponte sullo stretto di Messina. Ipotesi: l'azienda che si occuperà dei lavori ha fatto lobbismo. Ecco, questa non è una ipotesi statistica. L'ipotesi statistica può essere l'interesse verso il tema su Google Trend è associato con il prezzo del titolo dell'azienda interessata a fare l'opera, e questo si può già verificare statisticamente. Innanzitutto, come azienda coinvolta abbiamo WeBuild, ed è un'azienda che ho citato anche in un altro video, e come argomento su Google Trend abbiamo Ponti sullo Stretto di Messina. Come puoi vedere, se facciamo un grafico di questa aggregazione, anche se non è assolutamente necessaria, vedi che abbiamo delle fasi. Dal 2011 fino al 2020 praticamente non se ne è parlato mai. Per quanto riguarda l'azienda, visto che è un'azienda quotata in borsa, abbiamo tutti i dati finanziari riguardanti il titolo. In particolare ovviamente a me interessava il prezzo di chiusura, ma come vedi qui abbiamo una colonna aggiuntiva che si chiama chiusura aggiustata, che include divisioni azionari e anche dividendi, da quello che ho capito. Questa è graficamente la relazione fra l'interesse su Google Trend e il prezzo del titolo. Questo invece è l'andamento del prezzo del titolo secondo questa colonna. Quindi già da questo grafico abbiamo una prima risposta, cioè il prezzo del titolo non dipende verso l'interesse verso questa tematica. Ho approfondito la cosa con del codice scritto con R su POSIT e per prima cosa ho caricato i dati di questo foglio di calcolo, ho fatto delle elaborazioni perché purtroppo quando si ha a che fare con le date si butta un sacco di tempo. Questo è il famoso discorso l'80% del tempo nella statistica si butta nella pulizia, nell'ottenimento dei dati, nel 20% nelle cose divertenti. Poi ho fatto qualche istogramma, ad esempio la media dell'interesse non si distribuisce come una normale o curva di campana, e quindi questo è già un problema nel momento in cui si fanno le correlazioni. Per quanto riguarda la chiusura del prezzo, vediamo che abbiamo una cosa che assomiglia di più ad una normale. Se noi facciamo le correlazioni lineari, quindi di Pearson, usando le variabili così come sono, vedi che, come già visto graficamente, abbiamo una forte correlazione negativa e significativa. Quindi l'ipotesi iniziale è assolutamente rifiutata. Io onestamente nel migliore dei casi mi aspettavo nessun tipo di correlazione. Qui invece è anche negativa e sinceramente non saprei come interpretare questa cosa. Perché comunque il ponte sullo stretto per l'azienda penso che porterà qualche miliardino di euro, quindi è un'opera importante per gli interessi dell'azienda, perché quando comunque si è una grossa azienda si ha innanzitutto responsabilità verso gli investitori, ma poi verso i dipendenti, nel senso che se non prendi commesse grosse fai fatica a portare avanti la baracca, no? Diciamo che il video già si potrebbe concludere qua, però andiamo a vedere cosa succede alle distribuzioni trasformate con il logaritmo e poi le correlazioni. Quindi l'interesse, se trasformato con il logaritmo, assume una distribuzione più normale e verrebbe da dire che è una normale con asimmetria a sinistra, si vede chiaramente. Invece per quanto riguarda la chiusura, anche questa, se vogliamo, è una normale, anche se vagamente potrebbe ricordare una uniforme. Però andiamo a vedere prima il grafico di correlazione, erano meno 0,36, vediamo se noi ripetiamo lo stesso grafico con delle colonne diverse. Come vedi passiamo da un meno 0,36 a un meno 0,51, quindi è ancora negativa, quindi non ci sono differenze.
potremmo provare a farla di Spearman, perché qua dentro vediamo qualche punto anomalo, ma è comunque una relazione negativa. Al che potremmo dire, magari questa relazione negativa è sporcata da qualcos'altro, proviamo a fare le correlazioni parziali in modo da pulire questa cosa. Andiamo a vedere questa tabella o matrice e andiamo a vedere la colonna chiusura. Ancora una volta vedi che è una cosa negativa, ha un numero inferiore rispetto a quello che vedi qua, ma è ovvio perché abbiamo correlazioni parziali, quindi pulite. Poi abbiamo invece per tempo una correlazione positiva, così come visto anche qui. Se hai visto altri miei video ti sorprenderà trovare una correlazione significativa per la variabile tempo. Se ricordi, io praticamente quasi sempre la tolgo perché la variabile tempo, quando viene fuori significativa, in realtà traccia qualcos'altro che c'è sotto. Ultimo controllo, proviamo a vedere l'autocorrelazione, cioè magari il prezzo non dipende dall'interesse su Google Trend nel mese stesso, ma nel mese prima, i 2 mesi prima, una cosa del genere. Qui non potevo fare le autocorrelazioni parziali, ma qui vedi, e qui diventa un po' più difficile da leggere perché praticamente comprime i nomi. A noi interessa vedere questa parte, cioè il log della chiusura del prezzo con il log dell'interesse. Partendo dal presupposto che io mi aspetto di vedere una correlazione positiva o comunque anche, o in questo caso, una autocorrelazione positiva, qui essenzialmente non emerge nulla perché sono tutti lag negativi e quindi non ha senso. Il lag negativo è il futuro, non il passato. Quindi questa cosa si può scartare bellamente. Tra l'altro io ho approfondito un po' di più la questione dal punto di vista giornalistico e praticamente da quello che ho visto, e bada bene la data qua sopra, anche rispetto a quello che ho inserito qua, che si è sempre parlato di questa azienda per fare questa grande opera. Prima, cioè in questo periodo, non si chiamava WeBuild, ma si chiamava così, e comunque si è sempre parlato di loro. Qui vedi, abbiamo articoli 2005, 2007, 2006, ma ancora oggi si parla di loro per sviluppare questa opera. Vero che c'è un bando di gara, ma vedendo anche il dibattito pubblico sembra che è una grande opera voluta dall'azienda e che quindi fa pressioni sul governo di turno. Però da tutto ciò che hai visto qui non sembra affatto così. Nel senso che comunque l'azienda va anche se non si fa questa opera. Se uno vuole vederla meglio, l'incremento di prezzo del titolo di questa azienda dipende più che altro dalla crescita dell'Italia, inteso come PIL. Questa cosa si è vista anche in un altro video che parlava di un'altra cosa. Quindi WeBuild è un'azienda cosiddetta ciclica che cresce se anche l'economia italiana nel complessivo cresce. A questo punto il video si conclude e se tu hai qualche ipotesi riguardo il perché questa correlazione risulta negativa, ti invito a farmelo sapere in un commento. Spero che hai trovato interessante questo video, ti saluto e alla prossima. Ciao!